Se stai acquisendo clienti in qualche modo, se c'è qualcuno che sta comprando i tuoi prodotti e servizi, allora è probabile che tu abbia già uno o più funnel di marketing. Ciao, siamo Giovanni e Caterina della Central Marketing Intelligence. Come sai, il nostro obiettivo è aiutare le aziende a prendere decisioni efficaci grazie ai dati. In questo video chiariamo cosa sono i funnel di acquisizione clienti e soprattutto come puoi fare anche tu a strutturarli in modo efficace, ovviamente basandoti sempre sui dati. Partiamo dal significato. Funnel letteralmente significa imbuto, che per sua natura ha una forma ampia in alto e stretta alla base. Questa immagine è stata scelta fin dal 1800 dagli albori della pubblicità per rappresentare il concetto di scrematura dei clienti. Già, perché su 100 persone che scoprono della nostra esistenza, solo una piccola parte, diciamo un 10% per semplicità, si interesserà ai nostri prodotti o servizi e solo una parte ancora più piccola di questi, diciamo un altro 10%, procederà all'acquisto. Ecco quindi che il nostro imbuto in cui sono entrate 100 persone ne farà uscire una sola. In realtà l'immagine dell'imbuto è un po' ingannevole perché dà un'idea un po' falsata dei funnel. Infatti, se metti un litro d'acqua in un imbuto, sempre un litro d'acqua ti uscirà, mentre invece i funnel di marketing sono imbuti che fanno acqua da tutte le parti, con sprechi tra l'80 e il 99%. Diciamolo, più che imbuti sembrano dei colapasta. Insomma, in media i funnel di marketing non funzionano e portano solo una percentuale infinitesima dei risultati che ti potrebbero portare. L'unico modo che hai per capire dove sono i buchi più grandi, quali perdono di più e soprattutto come andarli a chiudere è farlo attraverso l'analisi dei dati. Proprio così, ma se ci segui da un po' immagino che ormai ti sia chiaro quanto i dati siano fondamentali. A proposito, non dimenticarti di iscriverti al nostro canale e di attivare la campanella per non perderti i prossimi video su come utilizzare i dati per ottenere risultati. Se al momento non stai ottenendo i risultati che desideri, ma non sai come fare, probabilmente il motivo è che non stai ragionando attraverso i funnel di acquisizione. Ma non preoccuparti, vedrai che alla fine di questo video ti sarà tutto molto più chiaro. Proprio così, perché un funnel di acquisizione clienti non è nient'altro che una sequenza di passaggi consecutivi, di step che progettiamo per far sì che un potenziale cliente innanzitutto venga a sapere che esistiamo e quindi per prima cosa ci deve trovare in qualche modo. Dopodiché che voglia approfondire ciò che facciamo per capire se è ciò che davvero gli serve in questo momento. E infine che acquisti o che comunque voglia entrare in contatto ancora più diretto con noi. Tutti questi avanzamenti devono funzionare nel modo più fluido possibile tra uno step e l'altro. I funnel di acquisizione clienti sono appunto costituiti da una serie di pezzi, di elementi base che possono essere combinati in infinite combinazioni per raggiungere il nostro obiettivo, che ovviamente deve essere definito fin dall'inizio. Il primo tipo di pezzi sono i canali, ovvero i veicoli per raggiungere i clienti target. Possono essere i canali social come le Facebook, Instagram, TikTok Ads, oppure canali come Google Ads, i media online, gli influencer e così via. Ovviamente non vanno scelti a caso, non è che uno valga l'altro, ma bisogna basarsi sullo studio dei dati, in particolare sulla consapevolezza dei potenziali clienti e sul tipo di domanda latente o attiva a cui ci vogliamo rivolgere, tema che abbiamo già approfondito in ben 2 video dedicati che trovi nel nostro canale. Il secondo tipo di pezzi sono i prodotti e servizi che vogliamo andare a vendere attraverso questi funnel e di conseguenza andare a studiare la call to action, ovvero l'azione più importante che un potenziale cliente dovrebbe compiere per essere arrivato alla fine del funnel. Un funnel potrebbe spingere direttamente all'acquisto di un prodotto o servizio oppure ad esempio alla richiesta di una consulenza preliminare se vendi servizi. Per ogni funnel devi scegliere un solo prodotto o servizio obiettivo e ovviamente questo deve essere adatto sia al tipo di domanda che soprattutto al canale che hai scelto. In generale, per rendere più semplice possibile completare il funnel dovresti scegliere un prodotto cosiddetto di front-end, civetta, ossia che attiri i clienti a provare la tua offerta ma che all'inizio richiede il minore investimento possibile e soprattutto necessiti di meno fiducia da parte dei clienti per essere acquistato. Gli altri pezzi tra il canale di acquisizione e tra la CTA, obiettivo del funnel, sono l'ossatura del funnel,
che dipendono direttamente dalle scelte fatte a livello di canale e di obiettivi. Ci devono essere innanzitutto le landing page, le pagine di atterraggio dove l'utente arriva dopo aver cliccato dal canale di acquisizione, dagli ads, che devono essere specifiche per quel funnel, non il sito web in generale, e devono spingere alla CTA. Servono quindi eventuali lead magnet come PDF, guide, ebook da far scaricare per avere il contatto dell'utente, e che poi però al loro interno devono spingere alla CTA finale che porta i reali risultati. E infine, per collegare il tutto, servono le automazioni per far funzionare in modo automatico l'invio di mail a chi lascia il contatto, per assegnare giusti tag agli utenti in base alle fasi del funnel e così via. Come vedi, questi sono i building block che compongono i funnel. Sono tutti indispensabili per creare un percorso coerente che porti un potenziale cliente da un punto in cui ancora non ti conosce a una fase in cui invece ti ha lasciato ad esempio i suoi contatti fino al momento dell'acquisto. Insomma, un funnel è una strategia di marketing fatta bene, in cui ogni pezzo è messo nella giusta sequenza e ha senso nel suo complesso. Ogni canale deve avere la sua landing page con un messaggio specifico adatto al tipo di domanda e deve spingere a un certo tipo di call to action. In questo modo, con tracciamenti specifici tra una fase e l'altra, puoi calcolare sia i tassi di conversione tra le varie fasi, sia il ROI, cioè il ritorno complessivo dell'investimento del funnel. In pratica puoi capire quanto fa acqua ogni tuo funnel, prevedendo i buchi in cui perderai sicuramente qualcuno, ma evitando che si trasformino in voragini che drenano tutto il tuo budget. Capisci il potere di ragionare grazie ai funnel e ai dati sul funnel? Altrimenti, se le tue campagne ads sono pianificate senza questa struttura chiara a step, è come avere un grande catino pieno di fori in cui l'acqua esce da tutte le parti e tu non puoi nemmeno capire perché. Quindi non sai trovare soluzioni, i dati sono confusi e se non arrivano sufficienti vendite puoi solo cercare di aumentare il budget, aumentare l'acqua nel catino oppure spegnere tutto. Invece, ragionando con i funnel puoi capire se il problema sia il numero limitato di persone che vedono gli annunci, quindi se il problema sia nella parte alta del funnel, o se invece entrano tanti utenti ma pochissimi acquistano e quindi devi ottimizzare la landing page con attività di crawl. Tra l'altro, se ti interessa questo tema, abbiamo dedicato ben 2 video sull'argomento. Concludendo, ragionare in termini di funnel ti permetterà di farti domande sempre più intelligenti e soprattutto di trovare soluzioni che oggi probabilmente ancora non riesci a vedere. Tra l'altro, per avere la visione di insieme di come sta andando davvero il tuo sistema di acquisizione clienti, potresti ad esempio utilizzare un ulteriore strumento, il funnel dei pirati, che considera i risultati di tutti i tuoi funnel per valutare i risultati del tuo marketing fase dopo fase. Ma di questo potentissimo strumento ne parleremo in un prossimo video dedicato che faremo uscire nelle prossime settimane. Che dire, corri a disegnare i tuoi funnel attuali e soprattutto a progettare i prossimi. E se avessi domande su come fare, scrivici pure nei commenti. Metti un like al video se ti è stato utile, iscriviti al nostro canale e attiva la campanella per non perderti i prossimi video su come guardare i dati nel business. E nel frattempo ricorda, think big data!